Benvenuti al tutorial. Configurazione rapida del Soft Starter S711 via tastiera. Questo tutorial mostra come configurare il Soft Starter S711 tramite l'unità di controllo, utilizzando il menu Quick Setup con parametri tipici per un nastro trasportatore. Mostra inoltre le impostazioni necessarie per un avvio tramite l'unità di controllo e tramite la morsettiera. Il contenuto di questo video include il collegamento del Soft Starter S711, sia degli ingressi e uscite digitali, sia del collegamento di potenza. Configurazione del Soft Starter S711 tramite l'unità di controllo. L'avvio e l'arresto del Soft Starter S711 tramite comando da tastiera e morsettiera. Di seguito viene illustrato un tipico collegamento del Soft Starter S711. Il collegamento alla rete trifase avviene ai morsetti di alimentazione dell'S711, situati in alto, tramite il contattore di rete K1. I morsetti di alimentazione dell'S711 per il collegamento del motore trifase si trovano nella parte inferiore del dispositivo. Il Soft Starter S711 può essere collegato al motore sia in configurazione inline, mostrato a sinistra, sia in configurazione Inside Delta. In questo tutorial viene utilizzato il collegamento del motore inline. A seconda della variante selezionata, il collegamento della tensione di alimentazione con 24 volt CC, come mostrato qui, o con 110-240 volt CA, si trova in basso a destra. I terminali per un eventuale collegamento Modbus RTUC trovano al centro dei terminali di collegamento del controllo. A destra dei terminali Modbus si trovano i 4 ingressi digitali, per cui i terminali 1 sono utilizzati per il comando di avvio, arresto, e 2 per l'ingresso di abilitazione, reset. Gli ingressi sui morsetti 3 e 4 possono essere utilizzati per funzioni opzionali. Per impostazione predefinita, all'ingresso digitale 3D è assegnato il funzionamento della morsettiera di preselezione e all'ingresso 4 è assegnato il allarme esterno, come contatto normalmente aperto. Qualsiasi cavo del termistore proveniente dal motore può essere collegato a destra degli ingressi digitali. Sul lato sinistro dei terminali di collegamento del controllo sono disponibili opzioni di collegamento per 3 relè. In questo caso, il relè K1, morsetti 13 e 14, può essere utilizzato per controllare un contattore di rete, come mostrato qui, o per controllare un interruttore automatico. I relè K2, terminali 23 e 24, e K3, terminali 33 e 34, sono liberamente programmabili. Per impostazione predefinita, questi 2 relè sono assegnati a bypassato o allarme. Quando viene applicata la tensione di alimentazione del controllore, dopo un breve periodo di tempo appare il display di monitoraggio impostato in fabbrica che mostra lo stato del dispositivo. Il valore attuale della tensione di rete è pari a 0, poiché al dispositivo non è ancora applicata alcuna tensione. Il LED ready lampeggia perché il dispositivo non è ancora abilitato. Premere il tasto freccia destra per accedere al menu principale. Premere il tasto freccia giù per selezionare il menu di configurazione rapida. Premere il tasto freccia destra per inserire la password. Nell'impostazione di fabbrica, la password è 6x0, che viene inserita premendo 6 volte il tasto destra. Nel menu di configurazione rapida, premere il tasto freccia giù fino a visualizzare l'applicazione convogliatore. Premere quindi il pulsante freccia destra. Inserire ora la corrente nominale del motore nell'attuale menu di configurazione rapida. Il valore più basso di 2 A è sempre memorizzato qui per impostazione predefinita. Anche la potenza del motore deve essere inserita in cavallo vapore o kilowatt, a seconda della regione. I valori predefiniti in fabbrica per la modalità di avvio con corrente costante e il tempo di rampa di avvio con 10 secondi vengono mantenuti. In questo esempio, la corrente di avvio del 200% viene ridotta al 100% per un avvio più regolare. Anche il valore proposto per la limitazione di corrente viene ridotto da 450% a 300%.
Se si tratta di un avvio pesante, ad esempio un nastro trasportatore a pieno carico, è possibile utilizzare anche il valore proposto di 450%. Nota: i valori per la corrente di avvio e per la limitazione di corrente si riferiscono alla corrente nominale del motore impostata e non alla corrente nominale del dispositivo. La modalità di arresto con rampa di tensione viene mantenuta. Il tempo di arresto è aumentato a 10 secondi per una discesa più fluida. Dopo aver inserito tutti i dati, premendo più volte il tasto Back, si torna alla visualizzazione standard del monitor. Il Soft Starter S711 può essere avviato e arrestato sia tramite la sorgente di comando locale che remoto. Con la sorgente di comando locale, l'avviamento avviene tramite il pulsante verde e l'arresto tramite il pulsante rosso dell'unità di controllo. Il LED pronto lampeggiante e l'informazione non pronto indicano che manca ancora lo sblocco hardware sull'ingresso digitale 2. Nella configurazione di fabbrica del dispositivo, questo sblocco hardware è necessario per motivi di sicurezza. Se l'hardware è abilitato, il LED Ready diventa fisso. Il motore, che in questo caso è scarico, può essere avviato con il pulsante verde. Il contattore di rete viene attivato tramite il contatto del relè, morsetti 13 e 14, e viene eseguito l'avviamento graduale con il tempo di avviamento, impostato di 10 secondi. Poiché il motore è già a regime dopo 6 secondi, l'S711 commuta automaticamente sul relè di bypass interno prima che sia trascorso il tempo di avvio impostato di 10 secondi. Ciò viene segnalato dal LED dell'interruttore N. Il LED Ready dell'ingresso digitale 2, interruttore EN, diventa fisso quando l'hardware è abilitato, anche quando si opera tramite la morsettiera. L'ingresso digitale 3, interruttore A, viene utilizzato per passare da locale a remoto, il che è indicato da una luce continua sul LED remoto. L'impostazione del quinto monitor è mostrata a destra con un istogramma della curva di corrente. Quando l'avvio è abilitato tramite l'ingresso digitale 1, RUN, il motore caricato si avvia entro 10 secondi. L'avvenuto avviamento è segnalato dal relè K2, morsetti 23 e 24, tramite il LED dell'interruttore EN. Quando il comando RUN sull'ingresso digitale 1 viene annullato, viene avviato l'arresto graduale con un tempo di arresto di 10 secondi. Grazie per l'attenzione.